continua così finirò per impigrirmi, perché devo dire che è davvero facile gestire un canale con uscite quotidiane quando si ha una community così attiva come voi, ma dall'altro anche dei clienti particolarmente forieri di novità. Che cosa è successo questa volta? Che alla mia porta ha bussato un cliente di vecchissima data chiedendomi di andare insieme a lui a fare un sopralluogo a casa della sua mamma ottoagenaria. Gli ho chiesto il motivo e mi ha spiegato che l'anziana signora era certissima che il suo router fosse stato hackerato, perché ogni volta che i vicini di casa erano in casa, la sua velocità di connessione scendeva drasticamente ed ogni volta che questi uscivano tornava ai livelli soliti. Allora, un po' incuriosito dalla questione e un po' per fargli un favore, sono andato insieme a lui, ma non prima di aver preso il mio pendrive da combattimento su cui c'è un utility che fa davvero al caso nostro. Andiamo a vedere qual è e come è andata a finire questa situazione. Ti senti pronto? Iniziamo. Appena giunto a casa dell'anziana, ma devo dire arzilla signora, il mio occhio clinico è caduto sul router che faceva bella mostra di sé in ingresso e su cui era attaccato un post-it, peraltro di ragguardevoli dimensioni, su cui era scritta a caratteri stampatelli la password dello stesso. Continuando la visita, ho chiesto al figlio della signora di dirmi quali fossero i dispositivi domestici che erano collegati a quel router e mi è stato risposto che sua mamma disponeva di uno smartphone, di un notebook e di uno smart TV e che non c'erano assolutamente altri dispositivi connessi. Così ho sfoderato il mio pendrive da combattimento e ho chiesto di poter utilizzare il notebook della signora per usare un programmino che è davvero molto utile in questi casi. Ma prima di continuare con il racconto, andiamo a procurarci lo stesso programma, così posso mostrarti come funziona. Per procurarci questo programma non dovremo fare nulla di diverso dal solito. Andiamo quindi ad aprire il nostro browser. Nel motore di ricerca digitiamo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e apriamo il primo risultato, quello relativo al sito gentiluomodigitale.it. Una volta aperto, portiamoci come sempre in alto nella sezione Downloads e nella pagina che si apre scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo programma, quello che si chiama Wireless Network Watcher. Facciamo clic sul pulsante azzurro File Download ed aspettiamo solo alcuni secondi che il programma, che è davvero piccolo, venga scaricato sul nostro computer. Una volta scaricato andiamo ad aprirlo facendo doppio clic e potremo chiudere la finestra del browser retrostante. Una piccola precisazione prima di continuare. Si tratta, al contrario di quelli che utilizziamo solitamente, di un software portable, quindi il contenuto di questa cartella potrà essere riversato ovunque senza bisogno di installarlo. In questo caso io lo utilizzerò dal desktop, ma potrei tranquillamente fare la stessa procedura creando una cartella, come vedremo a breve, anche su un pendrive ed utilizzandolo di là, come faccio io di solito. Andiamo quindi a creare una nuova cartella sul desktop cliccando con il pulsante destro, scegliendo la voce Nuovo e successivamente la voce Cartella. Andiamo a rinominare la cartella come vorremmo, io la chiamerò Watcher. Premiamo il tasto Invio per confermare il nome, dopodiché selezioniamo tutto il contenuto della cartella compressa e trasciniamolo nella cartella che abbiamo appena creato. Potremo chiudere la cartella compressa e aprire la nuova cartella. A questo punto tutto ciò che dovremo fare per lanciare il programma sarà lanciare il file eseguibile, quello con scritto applicazione, che si chiama WNetWatcher. Facciamo quindi doppio clic su questo file per lanciarlo e partirà, come puoi vedere, una scansione immediata di tutto quanto ciò che è connesso alla nostra rete Wi-Fi tramite il router.
quello che ci viene restituito è un elenco di tutti quanti i dispositivi connessi, di cui potremo conoscere l'indirizzo IP locale, il nome e il tipo quindi di dispositivo, il MAC address, che come vedremo più avanti sarà particolarmente importante nella nostra storia, ed altre informazioni utili. Una cosa importante che possiamo notare è che sotto la voce Device Information ci viene indicato quale di questi dispositivi è il nostro computer e quale tra questi è invece il nostro router. Una seconda cosa invece da notare è che una volta terminata la prima scansione, periodicamente vengono effettuate nuove scansioni da questo programma per vedere se nel tempo si collegano o si scollegano ulteriori dispositivi alla nostra rete. Naturalmente quella che ti sto mostrando è un'altra rete, ma ti ricordo che in casa della signora teoricamente il nostro programma avrebbe dovuto restituire 4 risultati, e cioè il router della signora, il suo notebook, lo smart TV e lo smartphone. Invece i dispositivi mostrati erano la bellezza di 10, di cui 3 notebook non riconosciuti e 3 smartphone non riconosciuti. A questo punto io e il figlio abbiamo chiesto alla signora quanti fossero i suoi vicini di casa e la signora ci ha risposto che erano esattamente 3. A questo punto io e il figlio abbiamo aiutato la signora a cambiare la password del suo wifi, scegliendone una un pochino più complessa, e a rimuovere, nonostante la riluttanza della signora, il post-it dall'ingresso, dato che era già pronta a scriverci su la nuova password. Dopodiché abbiamo preso diligentemente nota dei MAC address dei dispositivi abusivamente collegati alla rete. Perché lo abbiamo fatto? Perché il MAC address è una sorta di numero di targa teoricamente indelebile che serve ad individuare univocamente un dispositivo. A differenza dell'indirizzo IP che può essere cambiato, il MAC address dovrebbe essere assolutamente statico e consentire quindi di individuare un dispositivo in maniera assolutamente certa. A questo punto il figlio della signora era già sul piede di guerra e pronto ad andare a sporgere denuncia presso la polizia postale nei confronti degli abusivi utilizzatori della rete. Ma la signora ha spiegato che i suoi principali sospettati erano 3 studentesse che stavano al piano di sotto e che avevano affittato l'appartamento proprio dalla signora stessa. Inoltre avevano l'abitudine di salire mensilmente a corrispondere l'affitto alla signora, e quindi niente di più semplice che abbiano scattato alla chetichella una foto al post-it. E devo dire che in questo caso alle 3 giovani studentesse è andata davvero bene, perché quello che avevano appena commesso era un reato punito dall'articolo 615 ter del codice penale, che prevede in questi casi una pena fino a 3 anni di reclusione. Quindi, volendo usare un gioco di parole, direi che non ne vale proprio la pena. Quindi quello che ti consiglio di fare in sostanza è di scaricare questo software e metterlo su un pendrive. In questo modo potrai effettuare delle scansioni periodiche della tua rete, di quella di qualche amico oppure del tuo ufficio. Un ulteriore consiglio è quello di redigere a monte, come ho fatto io, un elenco di tutti quanti quelli che dovrebbero essere i dispositivi autorizzati, al fine di distinguerli più facilmente nel momento in cui andrai ad esaminare i risultati. E detto questo, siamo giunti al termine del nostro video, ma un video non si può dire completo, come ormai ben sai, senza i dovuti ringraziamenti, che quest'oggi sono dedicati ai nuovi abbonati del canale, nelle persone di Davide Pincelli e Massimiliano Contadini, a cui do il benvenuto a bordo da parte mia e di tutta la community, e allo stesso modo, da parte mia e della community, vanno i ringraziamenti ai Gatti di Brescello per il loro generosissimo super grazie. Apprezziamo moltissimo il vostro supporto. Ma come ormai ben sai, l'ultimo ringraziamento è sempre quello dedicato a te, che mi hai fatto compagnia nel corso di questo video, e quindi non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima!